sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere la presina, come già avevo detto nel video del sottobicchiere, la presina fatta con la stessa lavorazione tutta intorno appunto del sottobicchiere. Siccome appunto ho voluto, mi piaceva molto sta cosa delle catenelle intrecciate così, ho detto perché no, ho detto tanto è molto semplice, quindi posso farla anche come presina. La lavorazione è semplicissima perché comunque sono tutte maglie alte, come avete potuto vedere già nel sottobicchiere comunque erano solo maglie alte. Qua bastava solo andare avanti come maglia alta, allargare appunto un po' di più tutta la circonferenza, tutta la lavorazione circolare e poi fare comunque questo motivetto con le catenelle intorno della chiusura. Appunto ho fatto il cappietto che come potete vedere rimane dietro la lavorazione, quindi la lavorazione si vede tutta bene qua intorno e poi dietro appunto c'è il cappietto. Il dietro io l'ho fatto a tinta unita, ok? E lo sono andata a fare tutto sul rosso, sia da una parte che dall'altra. A sto giro, strano ma vero, le ho fatte uguali. Quindi voi se volete le potete fare tutte e due così, cioè fatta comunque bianco e rosso alternato, tutto bianco, tutto rosso, tutto blu, tutto giallo, vedete voi, ok? Quindi i colori sta a vostra scelta. Io ho scelto il bianco e il rosso perché secondo me per il Natale appunto è quello un pochino più classico. E ho fatto poi i bordi, ho fatto il ripassato tra, vedete, un giro e un altro, ok? Ho fatto con il filato Lurex color oro. Quindi, vedete, se lo volete fare voi lo potete fare, se no no. Mi sembrava che dava un tocco in più alla presina per essere natalizia, ok? Quindi l'ho voluto fare. Ok, vi lascio all'elenco del materiale e al tutorial. Il materiale quindi che ci servirà saranno i due colori, io in questo caso il bianco e il rosso, perché appunto le vado a fare così, voi le potete fare verde e rossa, verde e bianca, blu e bianca, vedete voi, ok? Quindi come più vi piace. Poi ci servirà il filato Lurex e anche qua potete scegliere voi il colore che volete. Io in questo caso ho scelto col color oro, ok? Quindi questi tre colori, l'uncinetto da 2,5, le forbici, ago e come ultimamente sto mettendo in tutte quasi le mie presine il foglio del calore, ok? Questo qua già adesso l'ho già tagliato a misura, ok? Però si vende a quadrati, cioè dove lo si compra a quadrati. Questo qua è il filtro delle cappe, ok? Quello della cappa che abbiamo in cucina. Perché l'altra volta nell'altro video mi sono dimenticata di dire che cos'era e infatti me l'hanno scritto. Questo appunto è il filtro che si usa per le cappe della cucina. Si può trovare in qualsiasi negozio di casalinghi o comunque su internet, su Amazon, su questi posti qua pure lo trovate. È appunto un foglio che trattiene il calore, quindi lo si può usare tranquillamente in mezzo alle nostre presine. Se volete utilizzare proprio la presina, appunto ci mettete questo dentro e state tranquille che non vi bruciate. Io ho fatto la prova, mi sono fatta io le mie delle presine qua per casa e appunto mettendoci queste dentro e vado a prendere le teglie dal forno oppure padella, pentola sul fuoco, cos'è, senza bruciarmi, cioè proprio sono anticalore appunto, quindi non c'è il rischio che ci si brucia. Se non avete questo però si può usare anche il feltro. Se avete dei fogli di feltro, anche quello va bene perché anche quello è un trattiene calore, quindi non fa passare il calore. Quindi vedete voi cosa potete avere. Se non volete andarvi a comprare questo, appunto, e avete il feltro, mettete questo. Non è molto spesso, ok? L'unica cosa che vi dico, non lo prendete troppo spesso, perché ci sono i vari millimetri di spessore, non lo prendete troppo spesso perché sennò poi dopo la presina vi viene troppo alta,
ok? Quindi già un foglio comunque così, cioè che è sottile, qua saranno 2, massimo 3 millimetri, vi posso assicurare che appunto già trattiene il calore e non vi bruciate. Ok, quindi abbiamo tutto, possiamo iniziare. Siccome questa presina è molto semplice, io i giri, questi qua, non ve li faccio neanche vedere, perché comunque sono giri di maglie alte, a ogni giro si va ad aumentare, cose che abbiamo già fatto. Comunque vi lascio tutta la descrizione appunto per arrivare, fino alla fine, di tutto il giro. L'unica cosa qui, ogni 2 giri ho cambiato il colore, infatti 2 rossi, 2 bianchi, 2 rossi e 2 bianchi, ok? Poi il retro verrà tutto rosso come avete visto l'altra. L'unica cosa qua, non staccate il filo per ogni giro, cioè vedete io me lo sono lasciato attaccato, ho fatto con il rosso, ho fatto i 2 giri bianchi e ho ripreso il rosso da dov'ero e sono andata avanti. Ok, quindi anche voi non ve lo staccate neanche, lo lasciate lì e poi appunto continuate il giro con il colore che più vi piace. Quindi è quello, non ve lo faccio neanche vedere, appunto vi do solo tutte le spiegazioni appunto dettagliate. Una cosa molto importante, gli inizi dei giri vanno alternati, quindi all'inizio facciamo le 12 maglie alte, poi facciamo il secondo giro che sono tutti aumenti, al terzo giro si inizierà con la maglia alta singola, al giro dopo si inizierà con l'aumento, maglia alta singola, aumento, maglia alta singola, aumento. Ok, quindi verranno alternati i giri, l'inizio del giro più che altro, in modo da dare bene la forma circolare alla presina. Adesso quello che vabbè vi faccio un pochino rivedere è le righine, con il filato Lurex, che appunto le facciamo a ogni cambio colore, quindi tra un colore e un altro. Quindi entriamo dentro qua adesso tra il secondo e il terzo giro e quindi andiamo dietro, prendiamo il nostro filato e ce lo portiamo avanti facendo delle maglie bassissime. Teniamo molto largo il filo, ok, in modo da non far tirare tutto il lavoro. Una volta che abbiamo finito di fare, come vedete, il nostro giro con il filato Lurex, ci tagliamo il foglio del filtro, ok? Lo mettete sopra e lo andate a ritagliare. Come vedete è sempre un pelino più piccolo, ok? Il filtro. Ripeto, questo foglio di filtro è il filtro delle cappe, ok? Che è anti calore, quindi prendendo la presina, mettendolo in mezzo alle due parti della presina, la presina volendola utilizzare, prendendo le teglie non ci bruciamo, ok? Quindi appunto lo si ritaglia, ok? E appunto si mette tra una parte e l'altra. Non lo mettiamo subito, facciamo ad esempio la chiusura, la facciamo giusto un pezzetto, che ne so, per arrivare qua, ok? Iniziamo un pezzo così e poi lo inseriamo e poi andiamo a chiudere tutto il resto della presina, in modo che almeno ci dà un primo pezzetto dove poterla incastrare, se no la perderemo sempre, ok? Quindi per adesso appunto la teniamo da parte e dobbiamo andare a fare l'altro cerchio uguale, l'altra presina, l'altra parte della presina. Io appunto l'ho fatta tutta rossa, se voi volete potete farla sempre così, cioè lo stesso motivo, farla tutta bianca, vedete voi come volete farla, farle i giri come avete fatto, come abbiamo fatto qua adesso con il filato Lurex, potete farla in vari modi. Io la faccio così semplice, ok? Tutta rossa. Quindi mettiamo
una parte sopra l'altra, ok? La parte del dritto sarebbe, cioè questa, se avete la parte appunto, una parte è tutta tinta unita e l'altra parte fatta così alternato, il colore alternato, la parte praticamente del dritto è questa. Quindi quella, cioè se avete fatto anche voi la tinta unita va dalla parte di sotto. E mi raccomando, quando finite di lavorare non stacchiamo il filo in modo che ci facciamo la chiusura. Entriamo in una maglia qualsiasi della parte davanti della presina, ok, e la portiamo avanti. Come chiusura andiamo a fare tutto un giro praticamente a maglia bassa. Quindi adesso, una volta agganciato il filo, andiamo a fare subito il cappietto. Quindi andiamo a fare 15 catenelle. 15. Ok, rientriamo di nuovo qui dove abbiamo agganciato il filo e di nuovo anche della parte dove esce il filo. Ok, quindi prendiamo le stesse maglie che abbiamo preso adesso per iniziare la lavorazione e facciamo una maglia bassissima. Ok, e adesso prendiamo la maglia davanti e la maglia dietro e andiamo a fare semplicemente tutto il giro di chiusura a maglia bassa, quindi prendendo la costine, tutta la maglia del davanti, tutta la maglia del dietro, ok, e ci facciamo la maglia bassa. Quindi adesso arriviamo fino a un pezzo, ok, chiudiamoci un pezzo, poi mettiamo il foglio dell'anticalore e poi continuiamo a chiuderla tutta fino a qua. Da qui poi vi faccio vedere come proseguire. Sono arrivata alla fine del giro, come potete vedere ho chiuso tutto, dentro c'è il foglio anche del calore, quindi una volta arrivate qua entriamo subito dentro il cappietto e andiamo a lavorare 20 maglie basse. Fatte le maglie basse dentro il cappietto, entriamo subito nella prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare una maglia bassissima. Ok, adesso da qua iniziamo praticamente il motivetto che abbiamo fatto per i sottobicchieri. Quindi qua andiamo a fare 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Quindi allarghiamo, lasciamo il filo rosso, quindi prendiamo il filo bianco, entriamo nella maglia successiva dove abbiamo fatto le 5 catenelle e qua andiamo a fare 5 catenelle, quindi 2, 3, 4 e 5. Ok, ci allarghiamo, ok, il filo bianco, riprendiamo il rosso, le catenelle bianche vanno dietro, con le catenelle rosse andiamo alla maglia successiva dove abbiamo fatto abbiamo iniziato le maglie, le catenelle con il bianco, noi andiamo in quella successiva e andiamo a fare una maglia bassissima, quindi di nuovo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, allarghiamo, lasciamo il rosso e andiamo a prenderci il bianco. Adesso il rosso torna, cioè va indietro, ok, e con il bianco andiamo nella maglia successiva a fare una maglia bassissima, di nuovo 5 catenelle, 4 e 5. Ok, allarghiamo e riprendiamo il rosso, ok, indietro il bianco e con il rosso nella maglia successiva facciamo una maglia bassissima e di nuovo le 5 catenelle. Quindi questo adesso è praticamente il giro, ok, finale che dobbiamo andare a fare, in modo da fare appunto tutto il bordo uguale come abbiamo fatto i sottobicchieri. Sono arrivata, come potete vedere, alla fine del giro, quindi qua proprio vicino al cappietto mi sono rimaste le catenelle bianche e quelle rosse.
quindi devo andare a lavorare quelle bianche. Io per comodità ho già tagliato il filo, quindi ho il filo già tagliato in modo che sono più comoda, tanto mancano giusto poche catenelle. Allora, quello bianco, quando arriviamo qua, quello bianco lo andiamo a mettere praticamente qua dentro al cappietto, ok? Quindi ci infiliamo proprio qua, ok? Facciamo la maglia bassissima e facciamo le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi prendiamo quello rosso, ok? Anche il cappietto, vedete, io metto tutto indietro, anche il cappietto lo lasciamo indietro. Quello rosso andiamo a metterci praticamente qui dove avevamo iniziato con il rosso, ok? Quindi facciamo la maglia bassissima e il rosso possiamo tirare fuori il filo perché con il rosso abbiamo finito. Adesso con il bianco andiamo a metterci dove abbiamo iniziato con il bianco, quindi entriamo proprio qua dentro, ok? Facciamo attenzione al filo che deve andare, vedete, qui al lato delle catenelle rosse, ok? Fatta maglia bassissima e possiamo tirare, opla, ok, il filo bianco anche fuori. Quindi adesso prendiamo appunto i nostri fili che ci sono rimasti, quindi con quello bianco rientro di nuovo dove ho chiuso, praticamente ho fatto l'ultima maglia, lo faccio passare dalla parte dietro e qui vado a fare 2 nodini per fermare il tutto, visto che avevamo ancora il filo bianco dell'inizio del lavoro, ok? E vado a nasconderlo un po' in mezzo qua e faccio lo stesso anche con poi il filo rosso. Ed eccole qua le presine finite, quindi mi sono andata ad aggiustare anche il filato rosso, ok? Come vedete il cappietto rimane dietro, quindi il davanti si vede tutta la lavorazione questa qua delle catenelle e dietro appunto rimane il cappietto. E sono proprio carine, molto natalizie appunto, cioè io le vedo proprio bene per il periodo natalizio. Quindi io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un like. Noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!